Benvenuti alle tue storie della buonanotte. Chiudete gli occhi, lasciatevi avvolgere dal silenzio della notte e immergetevi in un viaggio di serenità. Io sono Matteo e vi accompagnerò dolcemente verso il sonno. Per evitare pubblicità alla fine del video, puoi disattivare la riproduzione automatica. Se questa storia ti fa star bene, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella, così non perderai nessuna nuova storia. Sistematevi comodamente e preparate il vostro corpo e la vostra mente per una notte tranquilla. Inspirate profondamente, accogliendo l'aria con dolcezza nei polmoni, e trattenete il respiro per qualche istante. Ora espirate con calma e sentite come il vostro corpo si abbandona naturalmente al materasso, mentre ogni tensione inizia a sciogliersi. Mentre riposate serenamente, chiudete gli occhi e immaginate di trovarvi in un paesaggio dolce e silenzioso, dove il cielo è attraversato da nuvole soffici e bianche. Con ogni respiro che fate, una di queste nuvole si dissolve lentamente, portando via con sé un pensiero, una preoccupazione. Sentite il peso della giornata che si alleggerisce sempre di più, come se stesse lentamente scivolando via dal vostro corpo. Ad ogni espirazione, un'altra nuvola svanisce nel cielo sereno. E voi diventate sempre più leggeri, sempre più liberi. Lasciate che questa sensazione di leggerezza vi avvolga completamente. Mentre la mia voce vi guida attraverso questo racconto, abbandonatevi semplicemente alle parole. Lasciandovi cullare dalla storia fino a sprofondare dolcemente nel sonno. Marco non ricordava che il silenzio potesse avere così tante sfumature. Il silenzio della città era un rumore soffocato, un brusio costante che si insinuava anche nelle stanze chiuse. Ma questo, il silenzio della valle di Nevegrana in pieno inverno, era qualcosa di diverso. Era un silenzio che respirava, che attendeva, che sembrava osservarlo con pazienza infinita, mentre attraversava il vecchio ponte di pietra che conduceva alla casa di suo nonno. La neve cadeva da 3 giorni senza sosta, fiocchi leggeri che si posavano sulle spalle del suo cappotto scuro, come benedizioni non richieste. 42 anni, un matrimonio naufragato, una carriera in architettura che aveva perso ogni senso, e ora questo. Tornare al luogo che aveva lasciato a 18 anni giurando di non farvi mai più ritorno. La casa si stagliava contro il cielo color perla, con le sue pietre antiche coperte da uno spesso strato di neve. Suo nonno Giovanni era morto a novembre e Marco era l'unico erede. «Torna quando sarà inverno», aveva scritto il notaio nella lettera che lo aveva raggiunto a Milano. «Tuo nonno ha lasciato istruzioni precise.
Devi trascorrere qui almeno un inverno intero prima di decidere cosa fare della proprietà. Un inverno intero. L'idea gli era sembrata assurda, quasi crudele, ma poi aveva guardato il suo appartamento vuoto, il suo studio dove non disegnava più nulla che lo appassionasse davvero, e aveva pensato: perché no? Non aveva più niente che lo trattenesse. Aprì la porta con la vecchia chiave che il notaio gli aveva consegnato. L'interno profumava di legno e di qualcosa che non riusciva a identificare, forse rosmarino, forse timo selvatico. Tutto era esattamente come lo ricordava: il camino di pietra, le travi scure del soffitto, la grande finestra che si affacciava sul bosco. Il bosco. Marco si avvicinò alla finestra e lo osservò. Si estendeva per chilometri, una distesa di abeti e larici che salivano lungo il fianco della montagna. Da bambino aveva la sensazione che quegli alberi lo guardassero, che sussurrassero il suo nome quando il vento li attraversava. Suo nonno sorrideva quando gliene parlava e diceva: «Ascolta sempre il bosco, Marco, soprattutto d'inverno». Sciocchezze da vecchio montanaro, pensava ora Marco mentre accendeva il fuoco nel camino. Eppure, mentre le fiamme prendevano vita e il calore cominciava a diffondersi nella stanza, sentì qualcosa spostarsi dentro di lui. Una tensione che non sapeva di portare si allentò leggermente, come un nodo che inizia a sciogliersi. Quella notte dormì nel letto di suo nonno, sotto coperte di lana pesanti che sapevano di lavanda, e sognò. Sognò il bosco illuminato da una luce argentea che non veniva dalla luna. Sognò sentieri che si aprivano dove non ce n'erano mai stati, e sognò una voce, la voce di suo nonno, che gli sussurrava: «Ora tocca a te, ragazzo. Il bosco ti aspetta». Il risveglio fu lento, avvolto in quella particolare qualità di silenzio che annuncia la neve fresca. Marco si alzò e si avvicinò alla finestra. Durante la notte aveva nevicato ancora e il mondo esterno era trasformato in una tela bianca su cui nulla era ancora stato scritto. Mentre preparava il caffè sulla vecchia stufa a legna, notò qualcosa di strano. Sulla tavola di cucina c'era un libro che non aveva visto il giorno prima. Era rilegato in pelle scura, con decorazioni che sembravano cristalli di ghiaccio impressi sulla copertina. Lo aprì con cautela. Le pagine erano fitte di una scrittura minuta che riconobbe immediatamente, quella di suo nonno. Ma non erano pagine di diario ordinario. C'erano disegni di piante che non aveva mai visto, mappe di sentieri che si sovrapponevano e cambiavano a seconda dell'angolazione da cui li osservavi, e annotazioni che parlavano di attraversamenti, soglie e custodi. Il bosco di Nevegrana, leggeva la prima pagina, si risveglia quando il gelo è profondo e il cuore è sincero. Solo allora i sentieri si aprono, solo allora le creature vengono. La nostra famiglia custodisce questi passaggi da 13 generazioni. Ora, Marco, tocca a te. Le mani gli tremavano leggermente mentre chiudeva il libro. Follia senile, pensò. Suo nonno negli ultimi anni doveva aver perso un po' la bussola, eppure una parte di lui, quella parte che da bambino credeva che gli alberi parlassero, sussurrava: e se fosse vero?
decise di fare una passeggiata nel bosco. Aveva bisogno di muoversi, di scacciare quei pensieri assurdi. Si vestì con gli abiti pesanti che trovò nell'armadio di suo nonno, calzò gli scarponi e uscì. L'aria era così fredda che gli bruciava i polmoni a ogni respiro, ma c'era qualcosa di purificante in quella sensazione. Prese il sentiero che conosceva bene, quello che portava alla radura degli abeti. I suoi passi affondavano nella neve fresca, producendo quel suono ovattato che appartiene solo all'inverno. Quando raggiunse la radura, si fermò di colpo. Gli abeti formavano un cerchio perfetto e al centro c'era qualcosa che pulsava di luce azzurrina, non una luce forte, ma un bagliore delicato come quello delle lucciole d'estate. Solo che era pieno inverno e non c'erano insetti. Si avvicinò lentamente. Il bagliore proveniva da cristalli di ghiaccio che crescevano dal terreno come fiori. Erano perfetti, geometrici e sembravano respirare. Marco allungò la mano, esitante, e nel momento in cui le sue dita sfiorarono uno dei cristalli, sentì qualcosa attraversarlo. Non dolore, ma una scossa di pura consapevolezza, come se ogni cellula del suo corpo si fosse improvvisamente svegliata dopo anni di sonno. Il bosco intorno a lui sembrò sussurrare e questa volta Marco capì le parole: «Benvenuto a casa, custode». Marco ritirò la mano come se si fosse scottato, il cuore che batteva forte nel petto. I cristalli continuavano a brillare con quella luce azzurrina, indifferenti al suo sgomento. Fece un passo indietro, poi un altro, pronto a correre via da quella radura e da qualunque follia stesse vivendo. «Non aver paura», disse una voce alle sue spalle. «I cristalli non fanno male, stanno solo ricordandoti chi sei». Marco si voltò di scatto. Una donna anziana lo osservava dal bordo della radura. Indossava un mantello di lana grigia così pesante che sembrava fatto di nebbia solidificata. I suoi occhi erano chiari come ghiaccio di lago e sul viso rugoso si disegnava un sorriso che sapeva di cose antiche. Chi sei?» riuscì a dire Marco, la voce roca. «Mi chiamo Bianca. Sono stata amica di tuo nonno per molti anni. Sapevo che saresti venuto qui prima o poi. Il bosco chiama sempre i suoi custodi». «Io non sono un custode di niente», disse Marco, ritrovando un po' di fermezza. «Sono un architetto. Sono una persona razionale e quello che sto vedendo non è possibile». Bianca rise, un suono morbido come neve che cade sui rami. «La razionalità è uno strumento meraviglioso, Marco, ma non è l'unico modo di vedere il mondo. Tuo nonno lo sapeva, anche tu lo sapevi da bambino». «Da bambino credevo anche a Babbo Natale», replicò Marco, ma la sua voce mancava di convinzione. La donna si avvicinò ai cristalli e ne sfiorò uno con un dito. La luce pulsò più forte per un momento, poi si stabilizzò. «Il bosco di Nevegrana è un luogo di passaggio», spiegò. «Quando l'inverno è nel suo momento più profondo e il gelo copre ogni cosa, si aprono dei varchi. Creature che vivono in altri, chiamiamoli stati dell'essere, possono attraversare. La tua famiglia ha sempre vegliato su questi passaggi, assicurandosi che l'equilibrio fosse mantenuto». «Equilibrio tra cosa?»
tra il mondo che vedi e quello che non vedi ancora, tra il silenzio e il canto, tra il gelo che uccide e il gelo che preserva. Bianca lo guardò negli occhi. Tuo nonno ha custodito questi boschi per 70 anni. Prima di lui, tuo bisnonno. E prima ancora, generazioni che risalgono a quando questo villaggio era solo una capanna di pastori. Marco scosse la testa. Questo è impossibile. Sono storie, leggende. Le leggende, disse dolcemente Bianca, sono spesso memorie che hanno dimenticato di essere vere. Si voltò per andarsene, poi si fermò. Stanotte torna qui, alla radura, quando la luna sorge. Porta con te il libro che hai trovato e cerca di tenere il cuore aperto, Marco. Anche solo una fessura è tutto ciò che serve per iniziare. La guardò allontanarsi tra gli alberi, la sua figura che si dissolveva nella neve come se fosse fatta della stessa sostanza. Rimase solo nella radura, circondato dai cristalli luminosi e da un bosco che improvvisamente sembrava molto più vasto e misterioso di quanto avesse mai immaginato. Marco trascorse il pomeriggio cercando di convincersi che tutto ciò che aveva visto era frutto dell'altitudine, della stanchezza, forse di un inizio di ipotermia. Tentò di concentrarsi su cose concrete, controllò l'impianto idraulico della casa, sistemò le provviste nella dispensa, accatastò legna vicino al camino. Ma le sue mani facevano questi gesti in automatico, mentre la mente continuava a tornare ai cristalli luminosi e alle parole di Bianca. Quando il sole cominciò a calare dietro le montagne, tingendo la neve di rosa e oro, Marco prese una decisione. Sarebbe tornato alla radura, non perché credesse davvero a quella storia assurda di custodi e passaggi, ma perché aveva bisogno di capire. E forse, in un angolo nascosto del suo cuore, c'era ancora quel bambino che aveva sempre saputo che il bosco custodiva segreti. Prese il libro dalla tavola di cucina, lo infilò nello zaino insieme a una torcia e attese che la luna sorgesse. Quando il suo disco d'argento apparve sopra le cime degli abeti, Marco uscì. Il bosco notturno era completamente diverso da quello diurno. La neve rifletteva la luce lunare creando un chiarore ghostly che rendeva superflua la torcia. Ogni albero proiettava ombre lunghe e precise. Il silenzio era così profondo che Marco poteva sentire il proprio respiro, il proprio battito cardiaco. Quando raggiunse la radura, si fermò sulla soglia. I cristalli brillavano molto più intensamente di quella mattina, pulsando in sincronia come se fossero parti di un unico organismo vivente. E non erano più soli. Nella radura c'erano creature. Non poteva chiamarle in nessun altro modo. Erano alte come bambini, fatte di luce e neve intrecciata, con occhi che brillavano di azzurro profondo. Si muovevano danzando tra i cristalli e ogni loro movimento lasciava dietro di sé scie di brina scintillante. Una di loro lo vide e si fermò. Gli altri fecero lo stesso, tutti voltati verso di lui. Marco sentì il panico salire, ma poi successe qualcosa di strano. Una delle creature, la più piccola, si avvicinò lentamente. Non camminava, fluttuava, e quando fu vicina a lui, tese qualcosa che somigliava a una mano. «Custode», disse con una voce che era come il tintinnio del ghiaccio. «Sei tornato». Marco aprì la bocca, ma nessun suono uscì. La creatura inclinò la testa, studiandolo. «Hai paura? È naturale. Sono passati molti inverni da quando eri bambino e giocavi con noi».
Io non ricordo, sussurrò Marco. I ricordi sono come semi sotto la neve, disse la creatura. Aspettano il momento giusto per germogliare. Indicò il libro che Marco stringeva. Quella è la memoria della tua stirpe. Leggila, comprendi, e poi decidi. Decidere cosa? Se accettare chi sei, o se continuare a fingere di essere solo ciò che il mondo ti ha detto di essere. Le creature cominciarono a danzare di nuovo e il loro movimento creava spirali di luce che salivano verso il cielo stellato. Marco si sedette sulla neve, aprì il libro e sotto la luce della luna e quella dei cristalli cominciò a leggere la storia della sua famiglia, la storia di uomini e donne che avevano scelto di custodire il confine tra i mondi, proteggendo sia gli umani sia ciò che viveva oltre. I giorni seguenti scivolarono uno nell'altro con la quieta regolarità dell'inverno. Marco trascorreva le mattine leggendo il libro di suo nonno, scoprendo segreti che ridisegnavano completamente la mappa della sua storia familiare. Scoprì che i custodi del gelo non erano semplici guardiani, ma mediatori. Quando le creature dell'altro mondo attraversavano durante l'inverno, il custode doveva assicurarsi che il loro passaggio non danneggiasse l'equilibrio delicato tra i regni. Perché proprio l'inverno? Aveva chiesto a Bianca, che ora veniva a trovarlo ogni pomeriggio, portando tè caldo e biscotti speziati. Perché l'inverno è la stagione del riposo, del silenzio, dell'interiorità, aveva risposto lei, seduta vicino al camino. Le barriere tra i mondi si assottigliano quando tutto è fermo e silenzioso. È come se l'universo stesso facesse un respiro profondo e in quella pausa i confini diventano permeabili. Ogni sera, quando la luna sorgeva, Marco tornava alla radura. Le creature lo aspettavano sempre. Cominciarono a insegnargli cose che non potevano essere insegnate con le parole. Gli mostrarono come sentire le correnti di energia che attraversavano il bosco, invisibili ma potenti come fiumi sotterranei. Gli insegnarono a riconoscere quando un passaggio stava per aprirsi e come stabilizzarlo se necessario. Una di loro, quella piccola che lo aveva accolto la prima notte, divenne la sua guida principale. Si faceva chiamare Cristallo. Non è il mio vero nome, aveva spiegato, ma è quello che il vostro linguaggio può comprendere. Aveva qualcosa di giocoso nel suo modo di essere, nonostante fosse fatta di elementi così freddi. Non capisco, disse Marco una sera, mentre camminavano insieme lungo un sentiero che si era materializzato solo dopo il tramonto. Perché io? Sono fuggito da qui appena ho potuto. Ho dimenticato tutto questo. Ho vissuto una vita completamente diversa. Cristallo si fermò e lo guardò con quegli occhi profondi come pozze di cielo invernale. Hai vissuto molte cose, custode. Hai costruito edifici nel mondo degli umani. Hai amato e perso. Hai cercato un significato in 1000 luoghi diversi. Tutto questo era necessario. Necessario per cosa? Per portarti qui adesso, con il cuore abbastanza spezzato da essere aperto. Un cuore integro è come una porta chiusa, ma un cuore che ha conosciuto la perdita. Quello ha fessure attraverso cui può entrare la luce. Marco rimase in silenzio, contemplando quelle parole. Pensò al suo matrimonio fallito, alla carriera che aveva perso significato, a tutti gli anni in cui si era sentito come una maschera che recitava la parte di qualcun altro.
Ma io non so se voglio questo, ammise finalmente. È tutto così, strano, impossibile. Come faccio a tornare nel mondo normale dopo aver visto tutto questo? Chi ti ha detto che devi tornare? Chiese Cristallo. Forse il punto non è scegliere tra due mondi, ma imparare a vivere in entrambi. Tuo nonno lo ha fatto. Era un uomo del villaggio, amato da tutti, pratico e concreto. Ma era anche un custode. Le due cose non si escludevano, si arricchivano a vicenda. Quella notte, mentre tornava a casa sotto un cielo tappezzato di stelle, Marco si rese conto che qualcosa era cambiato. I suoi passi erano più leggeri, il silenzio del bosco non lo spaventava più e per la prima volta da anni sentiva una piccola fiamma di scopo accendersi dentro di lui. Il cambiamento in Marco non passò inosservato. Bianca, nella sua visita pomeridiana, gli sorrise in modo diverso mentre versava il tè. «Stai cominciando a vedere», disse semplicemente. «Cosa sto vedendo?» «Che non sei qui per caso, che il tuo ritorno non è una fuga, ma un riconoscimento. Il bosco ti stava chiamando da anni, Marco, solo che non riuscivi a sentirlo oltre il rumore della città». Era vero. Marco cominciava a comprenderlo. Tutti quegli anni a Milano, quella sensazione costante di essere fuori posto, di recitare una parte scritta da qualcun altro, era stato il richiamo del suo vero scopo, sepolto sotto strati di aspettative e convenzioni, ma c'era ancora qualcosa che lo tratteneva. Una sera, mentre camminava con Cristallo lungo il sentiero notturno, decise di parlarne. «Ho paura», disse, «di quello che significa davvero accettare questo ruolo. Significa restare qui per sempre. Significa rinunciare a tutto il resto. Io non so se sono abbastanza forte per una scelta del genere». Cristallo si fermò e toccò la corteccia di un abete antico. La neve che lo copriva cominciò a brillare e poi qualcosa di straordinario accadde. Il tronco divenne trasparente e Marco poté vedere dentro. Vide gli anelli di crescita, ma non erano solo cerchi nel legno, erano storie, memorie, vite intere racchiuse in quella spirale infinita. «Guarda», disse Cristallo, «questo albero ha 300 anni, ha visto guerre, carestie, primavere splendide e inverni che sembravano non finire mai. È rimasto qui, radicato in questo punto, ma attraverso le sue radici è connesso a ogni altro albero del bosco e attraverso i suoi rami tocca il cielo. È forse limitato per questo, o è infinitamente libero perché sa esattamente dove appartiene?» Marco contemplò l'albero, le sue radici profonde, i suoi rami che si protendevano verso le stelle. «Stai dicendo che appartenere a un luogo non significa essere prigionieri?» «Sto dicendo che c'è una differenza tra essere intrappolati e essere radicati. Uno ti soffoca, l'altro ti nutre e ti permette di crescere verso il cielo». Quella notte qualcosa si sciolse definitivamente nel petto di Marco. Non era una decisione razionale, pensata, pesata. Era qualcosa di più profondo. Era come se ogni cellula del suo corpo dicesse sì, sì a questo luogo, sì a questo ruolo, sì a chi ero sempre stato, sotto tutte le maschere. Quando tornò alla radura, le creature lo aspettavano in cerchio. Al centro, dove solitamente pulsavano i cristalli, c'era ora qualcosa di nuovo. Un bastone di legno intrecciato con filamenti di ghiaccio che sembravano vivi.
È per te, disse Cristallo. Il bastone del custode. Lo portava tuo nonno, prima di lui tuo bisnonno. Ora è tuo, se lo accetti. Marco si avvicinò lentamente. Quando le sue mani si chiusero intorno al bastone, sentì una corrente di calore attraversarlo, nonostante il ghiaccio, e con quel calore vennero i ricordi che non erano suoi, ma della stirpe che lo aveva preceduto. Vide suo nonno da giovane, in questa stessa radura. Vide suo bisnonno che camminava tra gli alberi parlando con creature di luce. Vide generazioni di custodi, tutti diversi, tutti uniti da questo filo invisibile di responsabilità e meraviglia. E vide se stesso, non come era stato, confuso e alla deriva, ma come poteva essere, radicato, presente, finalmente a casa. L'inverno si era fatto più profondo. La neve aveva accumulato strati su strati, trasformando il paesaggio in una scultura candida, dove ogni forma era addolcita e ridefinita. Marco aveva trovato un ritmo nella sua nuova vita. Le mattine dedicate alla cura pratica della casa e del villaggio. Aveva scoperto di essere sorprendentemente bravo nel riparare cose, le mani che ritrovavano un'abilità dimenticata. I pomeriggi con Bianca, che gli raccontava storie del villaggio e di suo nonno, e le sere, le notti, quelle appartenevano al bosco e alle sue creature. Ma una notte qualcosa cambiò. Marco si svegliò di colpo, il cuore che batteva forte, il bastone del custode che teneva sempre vicino al letto vibrava. Non fisicamente, ma poteva sentirlo comunque, una pulsazione urgente che chiamava la sua attenzione. Si vestì in fretta e uscì. Il cielo era stranamente cupo, senza stelle, e il vento aveva preso a soffiare con una forza inusuale, sollevando la neve in mulinelli fantasma. Qualcosa non andava, lo sentiva nelle ossa, in quella nuova consapevolezza che si era risvegliata in lui. Quando raggiunse la radura, trovò le creature in agitazione. Non danzavano. Erano riunite in gruppi stretti e la luce che emanavano tremolava come fiamme di candela sul punto di spegnersi. Cristallo gli volò incontro. Custode, finalmente. C'è un passaggio che si sta aprendo, ma non dovrebbe. Non in questo modo. Qualcosa sta forzando i confini. Cosa significa? Significa che qualcuno o qualcosa dall'altra parte sta cercando di attraversare con la forza, invece che aspettare che i tempi siano giusti. Se ci riesce, potrebbe danneggiare l'equilibrio, potrebbe creare una frattura permanente. Marco strinse il bastone. Cosa devo fare? Devi andare al cuore del bosco, dove il passaggio è più forte, e devi stabilizzarlo. Tuo nonno lo ha fatto 2 volte nella sua vita. È pericoloso, ma sei l'unico che può farlo. Il vento aumentò ancora e ora Marco poteva vedere qualcosa di strano all'orizzonte del bosco. Una luce violacea che pulsava, innaturale, quasi dolorosa da guardare. «Portami lì», disse, e nella sua voce c'era una determinazione che non sapeva di possedere. Cristallo e altre 3 creature lo guidarono attraverso sentieri che si aprivano davanti a loro e si richiudevano subito dopo. Correvano, o meglio, Marco correva mentre loro volavano accanto a lui, attraverso il bosco trasformato. Gli alberi si piegavano sotto il vento, la neve cadeva in spirali caotiche e quella luce violacea diventava sempre più forte.
Arrivarono a una radura che Marco non aveva mai visto prima. Era più grande di tutte le altre e al centro c'era una spaccatura nell'aria stessa. Non c'era altro modo di descriverla. Era come se qualcuno avesse strappato il tessuto della realtà e attraverso quello squarcio si intravedevano forme che si muovevano, colori che non avevano nome, una dimensione che la mente umana faticava a comprendere. E attraverso quella spaccatura qualcosa stava cercando di passare. Era enorme, fatto di ombra e gelo, con occhi che brillavano di una fame antica. Non era malvagio, capì Marco, era semplicemente alieno. Apparteneva a un luogo così diverso da loro che la sua sola presenza qui avrebbe causato danni immensi, non per cattiveria, ma per incompatibilità fondamentale. «Come lo fermo?» gridò Marco sopra il rumore del vento. «Non lo fermi», rispose Cristallo. «Lo convinci a tornare indietro, gli mostri che non è ancora il momento. Usa il bastone, lascia che ti guidi». Marco si avvicinò alla spaccatura, il bastone stretto tra le mani. Poteva sentire il potere che vibrava attraverso il legno e il ghiaccio, un potere che veniva da generazioni di custodi, da decenni di dedizione e cura. Chiuse gli occhi e lasciò che quel potere fluisse attraverso di lui. E poi parlò, non con parole, ma con intenzione pura. Mostrò alla creatura la bellezza di attendere, il valore della pazienza, l'importanza dell'equilibrio. Le mostrò che il passaggio sarebbe venuto al momento giusto, quando entrambi i mondi sarebbero stati pronti. Per lunghi momenti non successe nulla. Poi, lentamente, la creatura cominciò a ritirarsi. La spaccatura si fece più piccola. Il vento si calmò. E quando finalmente la frattura si chiuse completamente, Marco cadde in ginocchio sulla neve, esausto ma stranamente euforico. Cristallo gli si avvicinò e posò quella che sembrava una mano sulla sua spalla. «Lo hai fatto, custode. Hai protetto i confini, proprio come tuo nonno avrebbe fatto». Marco alzò lo sguardo verso il cielo. Le nuvole si stavano dissolvendo e le stelle riapparivano una a una, quiete e antiche come sempre. La notizia di quello che era successo nel bosco si diffuse in modi misteriosi. Marco non ne parlò con nessuno, ma il giorno seguente, quando scese al villaggio per comprare provviste, la gente lo guardava in modo diverso. C'era rispetto nei loro sguardi e qualcosa di più, riconoscimento. La signora Marta, che gestiva il piccolo negozio di alimentari, gli sorrise mentre impacchettava il pane. «Tuo nonno sarebbe orgoglioso», disse semplicemente. «Sapevamo che saresti tornato. Il bosco non rimane mai senza custode per molto tempo». Marco rimase sorpreso. Tu sai?» «Tutti sappiamo, caro, o almeno tutti quelli che sono nati qui e hanno ascoltato abbastanza attentamente. Il villaggio e il bosco sono sempre stati legati. Noi proteggiamo il segreto e il bosco protegge noi. È sempre stato così». Nei giorni seguenti, Marco cominciò a vedere il villaggio con occhi nuovi. C'era il vecchio Giuseppe, che scolpiva bastoni da passeggio con simboli strani ma bellissimi, gli stessi simboli che aveva visto nel libro di suo nonno. C'era Maria, la giovane maestra, che insegnava ai bambini canzoni antiche che parlavano di spiriti del gelo e custodi del confine. E c'era Paolo, il guardaboschi ufficiale, che lo fermò un giorno per dirgli:
Se hai bisogno di aiuto con la casa o con qualsiasi cosa, chiamami. È importante che il custode possa dedicarsi al suo compito. Non era solo, capì Marco. Non lo era mai stato. C'era un'intera comunità che silenziosamente sosteneva questo ruolo, che preservava la conoscenza antica sotto forma di tradizioni e storie. Una sera, Bianca portò con sé altri 3 anziani del villaggio. Si sedettero intorno al camino nella casa di Marco e quello che seguì fu qualcosa tra una cerimonia e una conversazione tra vecchi amici. «Vogliamo darti il benvenuto ufficialmente», disse uno di loro, un uomo con una barba lunga e occhi gentili. «Come nuovo custode del gelo, tuo nonno ha vegliato su di noi per così tanto tempo. Ora è il tuo turno e vogliamo che tu sappia che non sei solo in questo compito». Gli spiegarono che nel villaggio c'erano famiglie che avevano ruoli specifici. C'era chi custodiva le vecchie conoscenze nelle canzoni e nelle storie. C'era chi coltivava erbe particolari che aiutavano in certi rituali. C'era chi semplicemente sapeva e taceva e proteggeva il segreto dal mondo esterno. «Perché?» chiese Marco. «Perché proteggerlo? Perché non dirlo a tutti?» Bianca sorrise. «Perché il magico esiste solo finché c'è chi ci crede e lo protegge. Se diventasse comune, ordinario, notizia da giornale o studio scientifico, perderebbe la sua essenza. Il mistero è parte della protezione e solo chi è pronto, chi ha il cuore aperto e l'animo giusto, può veramente vedere». Quella sera, dopo che se ne furono andati, Marco uscì sulla veranda e guardò il bosco. Le luci della radura erano visibili anche da lì, un bagliore tenue tra gli alberi. E per la prima volta da quando era tornato, si sentì completamente a casa, non solo nel luogo, ma nel ruolo, nella comunità, nel tessuto stesso di quella vita che aveva creduto di aver lasciato per sempre. Il bambino che aveva giocato tra quegli alberi e il 42enne che aveva perso la strada si erano finalmente ricongiunti e da quella unione stava nascendo qualcosa di nuovo, l'uomo che era sempre stato destinato a essere. Febbraio portò con sé i primi segni, impercettibili ma inconfondibili, che l'inverno stava lentamente allentando la sua presa. Il sole rimaneva sopra l'orizzonte un po' più a lungo ogni giorno. La neve cominciò a cambiare consistenza, più pesante, meno polverosa, e le creature della radura parlavano sempre più spesso del tempo del ritorno. «Quando arriverà la primavera, torneremo nel nostro mondo», spiegò Cristallo una sera, mentre camminavano insieme lungo un sentiero che si sarebbe presto sciolto. «È sempre così. L'inverno è il nostro tempo qui, ma quando la terra si risveglia, noi dobbiamo ritirarci. È l'equilibrio». Marco sentì una fitta inaspettata di tristezza. In quei mesi, quelle creature erano diventate, non poteva chiamarle amiche, era qualcosa di più complesso e più profondo. Erano state le sue guide verso una parte di sé che aveva dimenticato esistesse. «Mi mancherete», disse semplicemente. «E tu mancherai a noi, custode, ma torneremo. Ogni inverno, quando il gelo è profondo e il silenzio è completo, saremo qui, e tu sarai qui ad aspettarci, ad assicurarti che i passaggi siano sicuri, che l'equilibrio sia mantenuto». «E il resto dell'anno? Cosa farò quando non ci sarete?» Cristallo rise, quel suono come campane di ghiaccio.
Vivrai naturalmente, custodirai il bosco in altri modi, aiuterai il villaggio, costruirai, creerai, amerai se il cuore te lo permetterà. Il custode non è solo quello che fa d'inverno, è quello che è sempre, in ogni stagione. Le settimane passarono e Marco cominciò a prepararsi per il cambiamento. Trascorreva più tempo al villaggio, conoscendo meglio le persone, scoprendo che le sue competenze di architetto potevano essere utili in 1000 modi. Progettò un'estensione per la scuola, aiutò a ristrutturare il tetto della chiesa, disegnò piani per un nuovo centro comunitario. Scoprì anche che poteva insegnare. Alcuni giovani del villaggio erano curiosi delle vecchie storie, delle tradizioni. Non poteva dir loro tutto. Alcune cose dovevano essere vissute, non raccontate, ma poteva piantare semi di curiosità e rispetto per il bosco e per i suoi misteri. E poi c'era Elena. L'aveva incontrata alla biblioteca del villaggio, dove era andata a cercare libri sulla flora locale. Era una botanica, era tornata al villaggio per prendersi cura della madre anziana. Avevano cominciato a parlare e quelle conversazioni erano diventate lunghe passeggiate, caffè condivisi, serate vicino al camino dove Marco raccontava storie, alcune vere, alcune mascherate da leggende, ed Elena ascoltava con quegli occhi intelligenti che sembravano vedere oltre le parole. «C'è qualcosa di diverso in te», gli disse una sera di fine febbraio, mentre guardavano il tramonto dalla veranda. «Qualcosa di centrato, come se avessi trovato esattamente dove sei supposto essere». «Forse l'ho trovato», rispose Marco sorridendo. Non era amore, non ancora, ma era connessione, era possibilità, era la promessa che la vita poteva essere ricca e piena anche nelle stagioni in cui le creature di luce non danzavano nella radura. L'ultima sera di febbraio Marco tornò alla radura per l'ultima volta prima del disgelo. Le creature erano tutte lì e la loro luce era più intensa che mai, come un ultimo dono prima della partenza. «Grazie», disse Marco, e nella sua voce c'era tutta la gratitudine per il viaggio che avevano fatto insieme. «Grazie per avermi ricordato chi sono». «Tu ci hai ricordato», rispose Cristallo, «che i ponti tra i mondi valgono la pena di essere custoditi, che c'è bellezza nell'incontro tra il diverso e il familiare. Torna l'inverno prossimo, custode. Saremo qui ad aspettarti». Uno a uno si dissolsero nella neve, le loro luci che si affievolivano come stelle all'alba. E quando il sole sorse la mattina seguente, i primi rivoli di disgelo cominciavano già a scorrere lungo i sentieri del bosco. La primavera arrivò con la sua esplosione verde. Marco osservava affascinato il bosco trasformarsi. Dove c'era stata neve, ora crescevano fiori selvatici. Gli abeti si coprivano di gemme nuove. Gli uccelli tornavano, riempiendo l'aria di canti che aveva dimenticato potessero essere così complessi e belli. Era diverso, sì. Le creature non c'erano più. I cristalli luminosi dormivano sottoterra, aspettando il prossimo inverno. Ma il bosco era vivo in modi completamente nuovi. E Marco scoprì che il suo ruolo di custode non finiva con il disgelo. C'erano altri compiti, più sottili ma non meno importanti. Osservare la salute degli alberi, notare quando i sentieri avevano bisogno di manutenzione, assicurarsi che i visitatori, sempre più numerosi con l'arrivo della bella stagione, trattassero il bosco con rispetto. E c'era la vita del villaggio, che lo aveva accolto completamente. Marco aveva aperto un piccolo studio nella vecchia casa di suo nonno,
dove disegnava progetti per il villaggio e per le valli vicine. Ma non era più l'architettura che aveva praticato a Milano, sterile e guidata solo dal profitto. Era un'architettura che dialogava con il paesaggio, che rispettava le tradizioni e cercava di armonizzarsi con il luogo. La sua relazione con Elena si era approfondita. Lei sapeva, ora, non tutto. Alcuni segreti dovevano ancora essere mantenuti, ma abbastanza. L'aveva portata alla radura una sera di maggio, quando la luna era piena e il profumo dei fiori riempiva l'aria. Qui, aveva detto, d'inverno accadono cose straordinarie e io sono stato scelto per custodirle. Elena aveva annuito, toccando il terreno dove erano cresciuti i cristalli. Lo sento, aveva sussurrato. C'è qualcosa di speciale in questo posto, qualcosa di sacro. L'estate portò turisti e con loro la sfida di proteggere il bosco senza rivelare i suoi segreti. Marco divenne abile nel distogliere l'attenzione da certi sentieri, nel suggerire percorsi alternativi quando sentiva che qualcuno si stava avvicinando troppo ai luoghi dove i confini tra i mondi erano sottili. L'autunno lo trovò più sereno di quanto fosse mai stato. C'era una completezza nella sua vita ora, un senso di scopo che integrava tutte le parti di sé. L'architetto, il custode, l'uomo che stava imparando ad amare di nuovo, il membro della comunità che contribuiva al benessere collettivo. Bianca venne a trovarlo in una giornata di ottobre, quando le foglie dipingevano il bosco di oro e rosso. Sedettero sulla veranda, bevendo tè caldo, mentre guardavano il sole tramontare. «Tuo nonno», disse Bianca, «mi disse una volta che essere custode non significava solo proteggere il bosco, significava anche proteggere la possibilità del meraviglioso, ricordare a te stesso e agli altri che il mondo è più grande, più misterioso, più magico di quanto la vita quotidiana ci permetta di vedere». «Credo di cominciare a capire», rispose Marco. «E presto», aggiunse Bianca con un sorriso, «arriverà di nuovo l'inverno e le creature torneranno e tu sarai lì, pronto ad accoglierle». Quando novembre portò le prime nevicate, Marco sentì qualcosa risvegliarsi nel suo petto, un'anticipazione, un'eccitazione, come quella di un bambino che aspetta un amico caro. Il bastone del custode, che teneva sempre vicino, cominciò a vibrare dolcemente. Il cerchio si stava chiudendo per ricominciare. La prima vera nevicata di dicembre coprì la valle di un manto bianco perfetto. Marco si svegliò quella mattina con la certezza che era il momento. Si vestì con cura, prese il bastone del custode e uscì nel silenzio ovattato che solo la neve fresca sa creare. Quando raggiunse la radura, non era solo. Elena era con lui. Gli aveva chiesto di accompagnarlo e dopo molta riflessione aveva accettato. C'erano segreti che dovevano rimanere tali, ma c'erano anche meraviglie che diventavano più significative quando condivise. I cristalli stavano già crescendo dal terreno, la loro luce azzurrina che pulsava con crescente intensità. E poi, come fiocchi di neve che prendevano vita, le creature cominciarono ad apparire. Cristallo fu la prima a materializzarsi e quando vide Marco, la sua luce brillò più forte. «Custode, sei ancora qui, sei rimasto». «Sono rimasto»,
confermò Marco, e nella sua voce c'era la certezza di chi ha finalmente trovato il suo posto nel mondo. E rimarrò per ogni inverno che verrà. Le creature danzarono nella radura e la loro danza era celebrazione e promessa. Elena osservava con meraviglia le lacrime che le scivolavano sulle guance, non di tristezza, ma di quella particolare emozione che si prova quando si testimonia qualcosa di veramente sacro. «È bellissimo», sussurrò. «È casa», rispose Marco. E mentre la neve continuava a cadere e le creature danzavano e il bosco sussurrava le sue saggezze antiche, Marco capì qualcosa di fondamentale. Il suo viaggio non era stato una fuga da qualcosa, ma un ritorno a qualcosa. Non aveva perso gli anni passati a Milano, confuso e alla deriva. Quegli anni erano stati necessari, parte del percorso che lo aveva portato qui, pronto finalmente ad accettare chi era sempre stato destinato a essere. Il custode del gelo, il guardiano dei confini, il ponte tra i mondi. E mentre la luna sorgeva sopra le montagne e il bosco si immergeva nel suo sonno invernale, Marco sentì una pace profonda pervaderlo. Questa era la sua vita ora, questa era la sua verità, e ogni inverno, quando il gelo avrebbe coperto la valle, sarebbe stato qui, nella radura, a custodire i passaggi e a danzare con le creature di luce. Il ciclo era eterno e lui ne era finalmente parte.